Ciao a tutti e bentornati su Catenoid, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, una clutch, ma siccome sono stanca della solita clutch ho deciso di dargli una nuova veste, quindi l'ho realizzata in questa maniera particolare. Sono super soddisfatta del risultato, spero piaccia anche a voi. Ovviamente sono partita da un fondo pronto, sono salita e poi ho cambiato completamente lavorazione. Tra l'altro ho utilizzato una tipologia di molla diversa, facilmente apribile e richiudibile, quindi non si fa nessuna fatica. Per questo progetto ho utilizzato il filato in licra di Borgo dei Pazzi e sul sito gomitoli.com trovate il kit materiali completo per la realizzazione di questo progetto, quindi nel kit troverete fondo, filato e chiusura a molla. Tra l'altro non ho utilizzato nemmeno tutta la rocca, questo è l'avanzo di una rocca da 500 grammi, quindi potreste magari pensare di realizzarci un accessorio da abbinare proprio alla borsa. Quindi a questo punto non ci perdiamo in chiacchiere, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial, per voi è super gratuito, per me è un supporto immenso. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò una rocca di Inna Licra, nel mio caso colorazione numero 23, una base ovale da 21 x 8 cm, una chiusura a molla da 16 cm, un uncinetto numero 3,5 per la lavorazione della base, uncinetto numero 7 per la lavorazione del corpo borsa, marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, partiremo ovviamente dalla base. Siccome utilizzerò un filato molto spesso, vado ad allargare un po' i fori con la punta di una forbice. Quindi semplicemente vado ad inserire la punta della forbice e vado ad allargare un po' i fori, così potrò passare meglio con l'uncinetto e farò meno fatica. A questo punto possiamo procedere con la lavorazione del fondo. Prenderemo inizialmente l'uncinetto numero 3,5, il nostro filato, in questo caso in licra, e andiamo a fare il cappio iniziale tenendo la codina finale un po' più lunga perché ci servirà al termine del giro. Quindi una volta fatto il cappio iniziale vado ad inserirmi al centro del lato più corto, ma potete inserirvi in un punto qualsiasi. Mi inserisco, prendo il filo e lo porto all'esterno. Sarà difficoltoso solo questo primo giro. Una volta fatto questo andiamo a chiudere in questo modo facendo una sorta di catenella. Questa fungerà comunque da prima maglia bassa. Passiamo al foro successivo dove andremo a lavorare una maglia bassa. Portiamo il filo all'altezza dell'asola che abbiamo e chiudiamo a maglia bassa. Foro successivo, prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa e procederemo in questo modo per ogni punto. Ovviamente nell'angolo dove dovremo fare l'aumento non andiamo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto, bensì facciamo una catenella e poi andiamo a lavorare la maglia bassa all'interno del foro. Quindi per ogni angolo ho cambiato uncinetto perché altrimenti questo ergonomico si sfila tutto, quindi prendo quello classico e vado a lavorare una maglia bassa in ogni foro che ho sulla base. Ovviamente, come abbiamo fatto in questo angolo, andremo a lavorare in ogni angolo una catenella che fungerà comunque da aumento. Quindi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto, ricordandoci di fare una catenella in corrispondenza del foro di ogni angolo. Ovviamente se utilizzate un filato diverso dovrete adattare gli aumenti in base al filato che utilizzate. Quindi ad esempio se volete realizzare questa borsa con il classico cordino Inda andrete a lavorare 2 maglie basse per ogni foro e 3 maglie basse nel foro di ogni angolo. Diciamo che questi sono gli aumenti che di solito faccio
per quanto riguarda un cordino classico. Quindi ora procedo con la lavorazione del mio fondo e ci rivediamo al termine per vedere come procedere. Ok, una volta che saremo arrivati in questo punto, dovremo lavorare l'ultimo foro prendendo questo filo qui, quindi la codina finale che abbiamo lasciato un po' più lunga. Prendiamo il filo, ce lo portiamo comunque all'esterno e lavoriamo la maglia bassa, dopodiché tiriamo fuori il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura nel primo punto. In questo modo eviteremo comunque di tagliare il filo e avremo una chiusura invisibile. Quindi mi inserisco con l'ago in questo punto qui e vado a chiudere con la classica asola di chiusura. In questo modo vado poi a nascondere il filo tra le maglie ed ora posso procedere con la lavorazione della mia borsa. Quindi vado a prendere un uncinetto adatto a questa tipologia di filato, quindi prenderò nel mio caso il numero 7, ma dovete adattarlo comunque alla vostra mano. Mi inserisco nel punto in corrispondenza del filo, quindi mi inserisco qui, prendo il filo e faccio la prima catenella che funge da prima maglia bassa. Procederò lavorando in costa retro, quindi prendendo solo la metà catenella esterna e lavoro una maglia bassa in costa in ogni punto. Se necessario potete fare gli aumenti negli angoli, io in questo caso non li farò. Procederemo quindi in questo modo per tutto il giro e ci rivediamo al termine. Bene, una volta che avremo terminato tutto il giro andiamo a chiudere con chiusura invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto disponibile, dall'interno verso l'esterno andiamo a prendere l'asola e ce la portiamo all'interno. Poi ci inseriamo alla base di quest'asola qui, che è praticamente quella che abbiamo portato all'interno. Inserisco l'uncinetto nell'asola, tiro un po' il filo per stringere e blocco il tutto con una catenella che funge sempre da prima maglia bassa. Io per questo progetto continuerò a lavorare a maglia bassa, quindi non utilizzerò un punto di lavorazione particolare, però se preferite potete anche utilizzare una lavorazione più elaborata. Nella playlist che troverete qui in alto ci sono vari tutorial di punti che abbiamo visto qui sul canale, quindi potete darci un'occhiata se volete realizzare una borsa con lavorazione un po' più particolare. Io resto molto sul semplice, quindi procedo semplicemente lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante e questo stesso procedimento lo ripeterò per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente non sarà l'altezza effettiva della borsa perché poi dovremo andare a fare un altro procedimento per l'aggancio della molla, ma ci arriviamo piano piano. Quindi per ora lavoriamo questi giri che potete comunque personalizzare in base ai vostri gusti, quindi sentitevi comunque libere di lavorare più o meno righe e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato 9 giri totali, ho raggiunto un'altezza di circa 13 cm. A questo punto taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. A questo punto andiamo ad assemblare la molla, quindi prendiamo il primo meccanismo, questa con la vite, qui questa parte qui va verso l'esterno mentre quest'altra va verso l'interno,
quindi la andiamo ad inserire all'interno del tubicino e poi andiamo ad avvitare. Facciamo lo stesso anche sull'altro lato, ovviamente questa parte va verso l'interno e questa parte va verso l'esterno, quindi la vado a posizionare in questo modo e vado ad avvitare e farò lo stesso anche per l'altro tubicino, quindi lo vado semplicemente ad inserire all'interno e poi vado ad avvitare. Una volta fatto questo, la nostra chiusura è pronta per essere applicata alla nostra borsa. Bene, a questo punto dobbiamo andare a creare la parte superiore che andrà poi fissata alla molla. Per fare questo dobbiamo comunque trovare la parte centrale. Io lo farò regolandomi ovviamente con la base, perché come potete vedere la molla ha più o meno la dimensione della base, quindi cosa faccio? Mi sposto in questo modo e devo andare a segnare i punti che si trovano proprio all'interno, quindi calcolando che io devo andare a creare un pannello che mi vada a ricoprire la larghezza della mia chiusura, io devo andare a lavorare i punti all'interno della chiusura, quindi mi vado a segnare proprio i punti che si trovano all'interno, quindi che si trovano proprio tra una vite e l'altra, nella parte interna ovviamente. Quindi segno questo punto e segno questo punto. Riporterò poi gli stessi punti anche sul retro e mi assicurerò di avere lo stesso numero di punti sia sul lato che sull'altro. Bene, io ho 11 punti sul lato, 11 punti sull'altro, qui ho 11 punti, in realtà qui ne ho 10 ma non è importante, l'importante è che io abbia lo stesso numero di punti qui sui laterali. Quindi ora ci prendiamo lo stesso filato, ovviamente inizieremo a lavorare righe di andata e ritorno a maglia bassa. In questo modo andremo a creare prima un pannello e poi l'altro che andranno poi cuciti sulla molla. Quindi mi prendo il filo, faccio un cappio e vado ad inserirmi nel primo punto marcato, quindi inserisco l'uncinetto e vado a lavorare la prima maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare al marcapunti. Al marcapunti ovviamente devo fermarmi. Qui ho l'ultimo punto, posso anche togliere il marcapunti perché non mi occorre più. Ora avvolto il lavoro, faccio una catenella e procedo lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa. Vi lascerò indicati qui in alto il numero di righe che lavorerò io insieme alla misura in centimetri, ma sappiate che comunque dovete regolarvi con la vostra molla. Ovviamente questo schema è strutturato sulla molla che ho io, quindi lavorare con una molla classica non so come potrebbe venire il risultato, quindi dovete fare delle prove. Vi consiglio comunque di utilizzare la stessa mia molla, che ha comunque una dimensione molto diversa e si adatta benissimo a questo schema. Vi ricordo ovviamente che è disponibile un kit materiali completo dove troverete all'interno sia filato che chiusura. Quindi procedo lavorando le mie righe di maglia bassa fino a raggiungere la misura che mi occorre. Bene, ho lavorato 6 righe che non mi vanno a coprire completamente la molla, vi dico anche la misura in centimetri, ma comunque l'avrete vista anche prima. Sono a 9 cm per quanto riguarda queste 9 righe e come vi stavo dicendo non vanno a coprire perfettamente la chiusura perché vorrei lasciare uno spazio per poterla indossare a mano, quindi mi sono fermata un po' prima, ma se volete ricoprirla del tutto vi basta fare una riga in più, come potete vedere. A questo punto non ci resta che tagliare il filo, bloccarlo tra le maglie e ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato.
Bene, a questo punto, una volta lavorati entrambi i pannellini, non ci resta che andare a cucire la molla proprio su questi pannellini. Dobbiamo armarci di un pochino di pazienza, ma non è nulla di impossibile. Quindi prendiamo ovviamente lo stesso uncinetto, stesso filato o, se preferite, filato a contrasto, e andiamo a cucire la nostra molla. La andremo a cucire proprio in questo modo. Quindi lasceremo uno spazio superiore libero, prendo il filo, faccio un cappio e mi tengo il filo sull'uncinetto. Avvicino la molla al pannello ed inizio a cucire proprio dalla base del pannello, quindi mi inserisco proprio qui nel primo punto. Faccio girare il filo intorno alla molla e vado a lavorarci proprio una maglia bassa intorno, quindi dobbiamo proprio andarla a fissare come facciamo di solito con le clutch classiche. Dopodiché, per andare a nascondere al meglio la molla, cosa facciamo? Dopo aver fatto la maglia bassa prendendo il corpo borsa, diciamo, andiamo a lavorare una maglia bassa solo intorno alla molla. In questo modo andremo a coprire tutti gli spazi che restano vuoti, dopodiché passo al punto successivo, quindi esattamente qui, e lavoro una maglia bassa, sia prendendo il punto del pannellino che la molla. Poi di nuovo un punto solo intorno alla molla, e mentre sto anche nascondendo la codina del filo, e poi di nuovo un punto prendendo il pannellino. Quindi andrò a cucire tutto questo lato alternando un punto prendendo sia pannellino che molla e un punto solo intorno alla molla. E come potete vedere resta tutto perfettamente nascosto, quindi procedo in questo modo fino ad arrivare qui nell'angolo. A questo punto, una volta fissato tutto questo lato, vado a lavorare delle maglie basse solo intorno alla molla. E poi ricomincio a fissare anche l'altro lato, quindi inserisco l'uncinetto nel punto d'angolo del pannellino e vado a bloccare con una maglia bassa intorno alla molla, maglia bassa solo intorno alla molla, e vado a cucire tutto questo lato come ho fatto anche con questo. Bene, ho cucito tutta la mia molla. A questo punto taglio il filo, lo blocco tra le maglie e ripeto lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Ovviamente, se per qualche ragione non vi trovate con questo metodo di cucitura, potete seguire tranquillamente il metodo classico, oppure andare a lavorare punto per punto, oppure lavorando punto per punto, ma prima di andare a cucire la molla ricoprirla magari con del nastro di raso in tinta con lo stesso filato. Quindi io in questo caso potevo utilizzare un nastro di raso color senape e andare a cucire punto per punto, così non avevo problemi, però ho preferito lavorare in questo modo, in questa maniera alternativa. Quindi fatemi sapere poi magari come vi trovate. Quindi vado a cucire anche l'altro lato e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta cucita la molla, questo sarà il risultato. Qui devo tagliare ancora il cordoncino. Comunque questo è il risultato. Ho semplicemente mandato poi i laterali verso l'interno, ovviamente aprendo e chiudendo la borsa non si sposteranno, anche perché questa fettuccia è particolarmente rigida.
ma super leggera, la borsa è praticamente una piuma. Questo è il risultato finale. Ovviamente si può applicare una tracollina proprio qui sui laterali, ma io preferisco lasciarla così, ma voglio renderla ancora un po' più frizzante ed estiva applicando delle frange proprio qui. Come potete vedere abbiamo la riga di maglia bassa a rovescio, quindi voglio andare ad applicare delle frange proprio queste piccole asoline. Quindi mi taglio dei pezzi di fettuccia, ovviamente lo stesso filato di circa 40 cm, che mi vanno comunque a coprire questa altezza, ovviamente dalla maglia fino alla base, o più corti o più lunghi in base ai vostri gusti, e le andiamo a fissare proprio nelle asoline che abbiamo qui. Quindi con l'aiuto dell'uncinetto ci andiamo ad inserire in queste asoline, prendiamo il filo e lo andiamo proprio ad annodare nelle asoline in maniera veramente super semplice. Vado a ricoprire tutta questa parte, ovviamente lo farò solo sulla parte frontale, ma se preferite potete farlo anche su tutta la borsa, quindi anche sulla parte retro. Bene, siamo giunti al termine anche di questo tutorial. Spero che questo progetto diverso dal solito vi sia piaciuto. Fatemi sapere come sempre qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente il progetto può essere personalizzato secondo i vostri gusti, quindi potete evitare di lasciare lo spazio per poterla portare a mano, quindi cucirla completamente al manico. Potreste valutare l'idea di farla un pochino più bassa, un pochino più alta, quello sta a voi. Potete rimuovere le frange se non vi piacciono. Questa tipologia di molla è facilmente apribile e richiudibile perché ha un altro meccanismo, è molto più morbido e facile da aprire. Trovate il kit materiali completo per questo progetto sul sito di gomitoli.com, trovate il link nel box informazioni qui in basso. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!